Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Cosa vuol dire fare le scarpe a qualcuno? Ciao a tutti e benvenuti. Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questo episodio faremo un quiz sulle espressioni idiomatiche che utilizzano il verbo fare. Ci saranno 10 domande in tutto, ciascuna con 3 risposte multiple e dovrete indovinare la risposta esatta. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Cosa vuol dire fare le scarpe a qualcuno? A. Ammirare qualcuno, oppure B. Imbrogliare qualcuno, oppure C. Non badare a qualcuno. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la B, imbrogliare qualcuno. Infatti fare le scarpe significa proprio imbrogliare, fregare qualcuno, raggirarlo e in una maniera subdola, un po' come fingendo di essere amici di questa persona e poi pugnalandola alla schiena. Si direbbe proprio, infatti, anche pugnalare alla schiena, si può dire anche così. Anche in inglese questa espressione viene tradotta come to stab someone in the back, magari anche in maniera meno forte come step on somebody's toes, o si può dire anche to double cross someone, ok? Quindi si può tradurre anche in questi modi in inglese. Quindi in italiano vuol dire proprio che si finge di essere amici di questa persona, però in realtà si progetta. Spesso si sente utilizzare in ambito lavorativo quando si vuole prendere il posto di qualcuno, allora si finge di essere amici di questa persona e poi la si imbroglia, la si frega, la si danneggia, magari gli si prende la carica, gli si prende il lavoro, ok? Quindi è proprio questo tipo di comportamento, ok? Per esempio possiamo dire: hai sentito che Lucia ha fatto le scarpe a Matteo e gli ha preso il posto, gli ha rubato il posto? E sembra che l'origine di questa espressione, perché si dice fare le scarpe, venga dal contesto, dall'ambito militare, perché tempo fa, proprio nei tempi antichi, si tiravano via le scarpe ai soldati defunti perché le scarpe erano considerate un bene molto prezioso, ok? E allora andiamo avanti con la domanda numero 2. Fare le pulci. Fare le pulci. Cosa vuol dire fare le pulci? Significa A. Cercare l'errore, oppure B. Essere avaro, oppure C. Spolverare. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la A, cercare l'errore. Quindi fare le pulci significa cercare accanitamente errori o difetti in qualcosa o in qualcuno in maniera molto pignola, anche con intenzioni malevoli, ok? E per esempio si può dire: Antonio fa sempre le pulci al suo collega, quindi è sempre lì che cerca di trovare difetti o errori nel suo collega in maniera pignola, anche con intenzione appunto non molto, insomma ha un significato negativo, ok? Quando qualcuno fa le pulci a un'altra persona si tradurrebbe in inglese come nitpick, to nitpick, ok? E si può dire anche cercare il pelo nell'uovo. Cercare il pelo nell'uovo anche è un sinonimo, ok? Da non confondere con fare il pidocchio. Quindi abbiamo fare le pulci
stando parlando appunto di insetti, di questo tipo di insetti, ma fare il pidocchio invece vuol dire essere avaro, ok? Non voler spendere soldi, una persona avara, una persona che fa il pidocchio, ok? E andiamo avanti adesso con la domanda numero 3, fare le ore piccole. Allora, cosa vuol dire questa espressione? A, soffrire di insonnia, oppure B, stare svegli fino a tardi, o C, svegliarsi presto. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la B, stare svegli fino a tardi, quindi questo significa fare le ore piccole e tra l'altro c'è anche in inglese small hours, ma non si dice proprio fare, non si dice do the small hours, si dice più di tanto, si dice sì, to stay up until late, ok? Però ecco, come mai si dice ore piccole? Si dice ore piccole perché sono le ore, in realtà se consideriamo il formato delle 24 ore, l'ora tra la 1 e le 5, le 6 del mattino sono le ore più piccole numericamente, ok? Parlando. E un esempio potrebbe essere ai giovani piace fare le ore piccole nel weekend, ok? E andiamo allora alla domanda numero 4. Farsi in 4, ok? Quindi la domanda numero 4 è farsi in 4. Cosa vuol dire questa espressione? A, spendere soldi, oppure B, dividere, oppure C, adoperarsi. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la C, adoperarsi. Quindi farsi in 4 significa proprio darsi da fare, impegnarsi tanto, adoperarsi, aiutare qualcuno, specie con grossi sacrifici, con grosso impegno, e lo si sente utilizzare molto con i genitori, come si comportano i genitori verso i figli. Per esempio possiamo dire la mamma o le mamme si fanno sempre in 4 per i figli, ok? Quindi farsi in 4 verrebbe tradotto in inglese come to bend over backward, ok? Bend over backward. E allora passiamo alla domanda numero 5 adesso, fare il pieno. Cosa vuol dire fare il pieno? Vuol dire A, riempire il serbatoio, o B, essere al completo, o C, avere finito. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la A, riempire il serbatoio. Quindi fare il pieno significa proprio riempire il serbatoio di un veicolo, si può fare il pieno di benzina, di gasolio per esempio, quindi fare il pieno di carburante, ok? Si tradurrebbe in inglese come to fill the tank o fuel up your car, ok? Quindi possiamo dire abbiamo fatto il pieno di benzina e siamo partiti per il mare. E poi fare il pieno di qualcosa si può anche utilizzare con il significato di ottenere qualcosa in abbondanza, specie cibo. Per esempio, ho fatto il pieno di patatine ieri da McDonald's, ok? Quindi ne ho mangiate in abbondanza, quindi ci siamo riempiti la pancia, quindi in maniera un po' scherzosa, ecco, si dice fare il pieno di qualcosa, fare il pieno di pizza, di gelato, quindi quando ne mangiamo in abbondanza. Quindi un po' tradurrebbe come to get your fill of something, ok? In inglese. E allora passiamo adesso alla domanda numero 6, fare le corna. Cosa vuol dire fare le corna? Allora, A, avere sfortuna, oppure B, gesticolare, o C, tradire il proprio partner. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la C, tradire il proprio partner. Quindi fare le corna significa proprio tradire
qualcuno e verrebbe tradotto in inglese come to cheat on someone, ok? Quindi possiamo dire, per esempio, Luigi ha fatto le corna a sua moglie, che disgraziato, e la persona che tradisce fa le corna, mentre la persona che viene tradita è detta cornuta, si dice così, ok? E da dove viene quindi l'origine? Qual è l'origine di questa espressione? Questa risale alla mitologia greca e si rifà alla leggenda del Minotauro. Quindi cosa era successo? Era successo che il dio Poseidone aveva inviato questo toro bellissimo al re di Creta, Minosse, e gli aveva chiesto di sacrificarlo per lui. Però Minosse era rimasto affascinato dalla bellezza di questo toro e aveva deciso di non sacrificarlo invece. Allora Poseidone, molto arrabbiato, per punire Minosse, cosa ha fatto? Ha fatto sì che la moglie di Minosse si innamorasse del toro, ok? E dalla loro unione è poi nato il Minotauro, quindi metà uomo e metà toro. E cosa è successo poi dopo? Che gli abitanti di Creta, per prendere in giro Minosse, gli facevano praticamente, hanno iniziato poi a fare sempre anche il gesto delle corna e quindi anche fare le corna anche in questo senso, appunto proprio per ricordargli dell'animale del toro con cui era stato tradito, ok? Quindi questa è l'origine dell'espressione fare le corna. E allora passiamo alla domanda numero 7. Fare con i piedi. Cosa vuol dire fare con i piedi? A. Fare qualcosa malamente, oppure B. Correre, oppure C. Essere impaziente. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la A, fare qualcosa malamente. Quindi fare coi piedi significa proprio fare qualcosa così molto male, in maniera grossolana anche, con noncuranza, in maniera distratta, ecco, si tradurrebbe come to do something poorly, ok? E possiamo dire per esempio questo lavoro è stato proprio fatto con i piedi, quindi è stato proprio fatto male, ok? E passiamo alla domanda numero 8 adesso. Cosa vuol dire fare gola? Cosa vuol dire fare gola? A. Costringere. B. Essere allettante. O C. Approfittare. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la B, essere allettante. Quindi fare gola significa proprio essere allettante, suscitare desiderio, ok? E può essere utilizzato per un cibo, possiamo dire per esempio questa torta mi fa gola, oppure può essere utilizzato anche per una cosa o questa collana mi fa gola, oppure anche per una situazione tipo un lavoro che fa gola a molti, ok? E quindi ecco, verrebbe tradotto in inglese come to be appetizing per un cibo, oppure per una cosa, una situazione potrebbe essere inviting, to be inviting o to be tempting, ok? E poi passiamo alla domanda numero 9. Cosa significa l'espressione fare il bidone? Allora, A, mancare a un appuntamento, oppure B, buttare via, oppure C, non studiare per un esame. Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la A, mancare a un appuntamento. Quindi fare il bidone significa proprio mancare a un appuntamento, non rispettare un appuntamento o non presentarsi per un appuntamento. Per esempio possiamo dire Sara doveva vedersi con Marco alle 7, ma lui ha fatto il bidone, quindi non si è presentato. Quindi si può dire proprio do not show up, però in realtà è più un stand someone up, ok? In inglese. E possibilmente deriva dal fatto che il bidone della spazzatura, spesso a cui si riferisce il bidone, il termine bidone,
se ne sta da solo sul marciapiede, così in strada, e quindi evoca proprio l'effetto che provoca quando una persona ci lascia così da soli, ecco, da soli come un bidone, appunto, che la persona non si presenta, possibilmente, ecco, questo è quello che penso io, ecco, sinceramente, fare il bidone, ok? E può avere anche un altro significato, quello di truffare, di imbrogliare, di raggirare qualcuno e anche di mancare di parola. Per esempio, possiamo dire, gli avevano promesso il lavoro, ma poi gli hanno fatto il bidone, quindi vuol dire che non gli hanno dato, non gliel'hanno offerto poi il lavoro, in realtà, ok? Oppure possiamo dire, il venditore ci aveva assicurato che questo aspirapolvere funzionava a meraviglia, poi l'abbiamo comprato e si è rotto dopo 2 giorni, ci ha fatto il bidone, ok? Quindi questo è il significato dell'espressione fare il bidone. E passiamo adesso all'espressione numero 10, fare il bis. Cosa vuol dire fare il bis? A, imparare a memoria, oppure B, fare le somme, o C, ripetere per la seconda volta. Al via coi 10 secondi. Beh, la risposta corretta è la C, ripetere per la seconda volta. Quindi fare il bis si intende proprio ripetere, fare o volere una seconda volta, spesso è riferito al cibo quando ci si vuole servire una seconda volta, quindi abbiamo già mangiato magari una porzione e poi diciamo voglio fare il bis, quindi ne vogliamo un'altra, ok? Quindi ci vogliamo servire ancora. Possiamo dire anche che buona questa torta, voglio fare il bis. Oppure la nonna prepara un ottimo risotto alla zucca e faccio sempre il bis, ok? E poi da sola come esclamazione, quando diciamo bis, 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 siamo a un concerto magari e vogliamo che il cantante ripeta l'ultima canzone, oppure siamo una performance teatrale e vogliamo proprio che il numero venga ripetuto e quindi diciamo bis, bis, bis. E possiamo dire al contrario quando ci viene concesso il bis, quindi il cantante ha concesso il bis, quindi si richiede il bis e poi per esempio il performer, il cantante poi concede il bis, quindi proprio in inglese verrebbe tradotto come to give an anchor, ok? Quindi questo per fare il bis. E niente, questo è tutto per la lezione di oggi, per il quiz di oggi. Fatemi sapere com'è andato, quante ne avete indovinate, quante espressioni nuove avete imparato. Scrivetemi tutto nei commenti e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!